Eccoci allora che abbiamo trovato anche il parcheggio di questa notte. Siamo al Charco de los Sargos. Qui ci sono diversi parcheggi anche per camper, ci sono alcune piscine naturali, un baretto e ora ci andiamo a fare 2 passi e a vedere com'è. Allora, oggi abbiamo passato una giornata stupenda. Abbiamo visto tantissime cose. Passando dalla Restinga sul lato sud, una strada panoramicissima, carretera di montagna, non è Carretera proprio forestale la chiamano. Non è proprio una delle più semplici da fare, ma molto molto bella, in mezzo ai boschi e con un panorama veramente meraviglioso. Dove siamo qua, Betty? Siamo al Charco de los Sargos e qui ci fermiamo questa notte. Adesso andiamo a fare la passeggiatina che porta fino al Charco qua sotto, quindi ci sono delle piscine naturali. Oggi non è giornata da bagno, però vabbè, vediamo per i prossimi giorni se la meteo migliora un po', se molla questo vento, che la temperatura si alzi un po', allora qualche bagnetto lo possiamo fare. Certo che sì, assolutamente sì. E poi per domani comunque dovremmo risalire in montagna, e l'isola comunque è molto piccola, è la più piccola delle 7 Canarie, però è veramente spettacolare. Guardate qui alle nostre spalle che cosa ci circonda, guardate, un anfiteatro vulcanico spettacolare, veramente. Ho chiesto se questa era una caldera e invece no, ci hanno detto che è un deslizamiento, ossia un crollo della parete che è finita a mare. Ora scendiamo a vedere com'è il Charco. Dei cerchi ce ne sono 3 o 4 insomma, però con questo mare purtroppo sono infattibili. In condizioni di mare buono sicuramente sono validi per buttarsi e rinfrescarsi. Nell'isola, in pochi chilometri, guardate cosa cambia. Cioè in una giornata a Hierro hai le 4 stagioni. Cosa ci rendiamo conto? Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, ci siamo risvegliati qua questa mattina in questo posto sul mare, con il rumore delle onde che frangono sugli scogli, ma noi ci siamo abituati, anzi ci fanno molto piacere. È un po' calato il vento, ma purtroppo c'è queste nubi. Oggi giornata un po' così, incerta. Un po' bicia, come si dice. Comunque avevamo un mezzo programmino di fare una visita e quindi ne approfittiamo e andiamo a fare questa Visita Dove, Betty? all'Ecomuseo di Guinea, al Lagartario e a un tubo vulcanico. Tutto assieme. Tutto assieme. Andiamo, go! Go. Il posto è meraviglioso, sotto questa parete strabiombante, saranno circa 700-800 metri di parete vulcanica, bellissimo. Mauro si è preparato con il suo cappellino, vista la pioggerellina che sta scendendo in questo momento, non forte. La visita qui a queste 3 differenti parti del museo è guidata, quindi aspettiamo un quarto d'ora ed iniziamo.
Questo è un centro di recupero dei lagarti gigante, sono questi lucertoloni giganti tipici dell'isola di El Hierro che pensavano fossero estinti fino a quando nel 1974, ci ha raccontato la signora, un pastore qua sulla montagna, un pastore de cabras, ha clamorosamente scoperto una famiglia di questi lagarte, di questi lucertoloni giganti. Quindi da allora sono partiti gli scienziati e hanno iniziato a dare il recupero di questi lucertoloni. Attualmente presenti sull'isola di Hierro ci sono circa 800 esemplari. Il lagarto è lungo 60 cm. Una grossa lucertolona che vive su quest'isola. Ora andiamo a vedere invece il poblado, il pueblo dove vivevano gli antichi Bimbace, che sono gli abitanti dell'isola di Hierro. Come dico io, i bimbi minchia. Aio, anche qua ci sono arrivati i sardi. Guardate, questo è un nuraghe, guardate un po'. Sardi nel mondo. E il poblado è stato costruito in pietra con le rocce vulcaniche che qua si trovano in abbondanza. Su queste case viveva tutta la famiglia dei Bimbace. Potevano essere in 2, 3, 4, 5 a seconda dei figli. Dormivano tutti, risiedevano tutti all'interno di un'unica stanza. Qui conservavano il cibo, cucinavano, dormivano. In questa stanza facevano tutto, però avevano già le case in pietra, ecco, è da tenere presente. Ciao. Insomma, se la vivevano bene qui, in questo villaggio, costruito sostanzialmente con solo rocce vulcaniche, rocce laviche, e avevano anche la gabbia degli uccellini, perché in qualche modo anche quelli li facevano crescere, poi se li mangiavano. Andiamo nel tubo vulcanico. Ho la faccia del minatore? Sì.
Siamo usciti dal tubo vulcanico ed ecco qua che ritorniamo nella zona del Poblado. Il luogo è affascinante per questo semicerchio vulcanico alle nostre spalle, che è veramente spettacolare. Ecco qua il Poblado, dove ci hanno mostrato le diverse epoche, quindi le diverse case abitate da popolazioni del XVII, XVIII, XIX secolo e poi XX, insomma. E quindi qui andiamo a rivedere un po' in solitaria questo villaggio. Altro tubo vulcanico all'interno del Poblado. Andiamo a vedere un pezzettino. Questo veniva utilizzato dai bimbace Principalmente come ricovero degli animali. avevano anche un discreto panorama sul mare. Eh sì. Vai nella bodega che infiaschettano. C'è un profumino di vino. In telecamera non si può sentire il profumo del mosto. Allora, terminata la visita, che ne dici? Sì, terminata la visita all'Ecomuseo de Guinea, tutto molto carino. Il tutto per una spesa di 9,5 €. Oppure, come abbiamo fatto noi facendo il passaporto per 7 centri, a 17,90 €. Ne abbiamo già visitati 3, ce ne mancano ancora 4. Comunque abbiamo tempo. Adesso cosa facciamo, Betty? Adesso andiamo un po' più in alto, lasciamo il mare e saliamo nuovamente in montagna, perché stasera e domani ci vogliamo fermare un paio di giorni in un campeggio, l'unico campeggio dell'isola. D'altronde El Hierro è fatto così, quindi verticalissimo, cioè tum tum. Adesso percorreremo una strada a zigzag che ci permette di arrivare a più di 1000 metri d'altezza in poco tempo, insomma. Ecco, ora vi faccio vedere la strada, dove dobbiamo arrivare. Passa da qui per poi fare tutto a zigzag le montagne fino ad arrivare su in cima. Guardate un po' che vista salendo la montagna, stupendo. Oggi è anche domenica, quindi le persone a quest'ora del pomeriggio, sono le 15:30, stanno dormendo, riposando, rilassandosi oppure mangiando in compagnia, e quindi in giro non c'è proprio nessuno. Bello, 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 bello.
posto è questo? È un'isola sorprendentemente emozionante. Eccoci finalmente parcheggiati alla Hoya del Morsillo. Guardate un po', è un campeggio, l'unico dell'isola di El Hierro. Dove si può campeggiare a 4,32 euro a persona al giorno, quindi un costo veramente irrisorio. Il campeggio e la possibilità di campeggiare, insomma, è acquistabile. Noi l'abbiamo acquistato in anticipo, indicando i giorni esatti di permanenza presso il Cabildo di Valverde, il primo giorno in cui siamo arrivati sull'isola. E quindi adesso qui non c'è nessuna reception, non c'è nessuno all'ingresso, bisogna parcheggiare dove si vuole, ci sono tutti i servizi, acqua, luce, carico, scarico, tutto, bagni pure, che tra poco andiamo a vedere, che non ho ancora visto. Quindi 2 notti qui, siamo a 1000 metri di altitudine, quindi fa un po' più freschino, c'è il sole finalmente molto bello, l'arietta è freschina. Comunque il posto è fantastico per passeggiate e per giri in bici. Purtroppo Mauro non si sente tanto bene, quindi vedremo cosa riusciamo a fare. Guardate un po' che carino sto posto, proprio nel verde più completo, in mezzo al bosco, alle pinete, posto meraviglioso. Noi siamo posizionati là, abbiamo altri 2 camperetti di qua e basta, e non c'è nessun altro. Siamo solo 3 camper, uno se ne sta andando, quindi rimaniamo in 2. Adesso vado a cercare i bagni che sono qua, voglio vedere come sono. Questi sono i bagni, belli puliti, WC, docce, ma sì, direi che sono in ordine, fanno la loro funzione, puliti, quindi va benissimo. Ora vediamo se venire qua a farci la doccia poi più tardi, visto che fa un po' freddo già adesso che sono le 4:45 del pomeriggio, quindi non so se conviene farla in camper, che c'è un po' più caldino di qua. Quella in fondo dove siamo arrivati prima c'è l'area ricreativa, che adesso provo a raggiungere a piedi. Un posto molto grande, viene vissuto molto anche dai locali. Ho visto che nell'area ricreativa dove siamo passati poco fa è pieno di gente che si fa il barbecue, gioca a calcio, a pallavolo, a bocce, mangia, carino. E invece qui c'è un'altra cosa, vediamo cos'è. Devono essere tutti barbecue e ti danno addirittura la legna per accendere i fuochi. Bello. Barbecue. Quanti? Ce ne saranno una decina, tavolini, tutto coperto, fantastico. Hanno praticamente sfruttato questo bosco naturale, tagliando un po' di piante, però una zona che altrimenti non sarebbe stata sfruttata. L'hanno adattata sia a campeggio, per camper, tente, c'era qualche bungalow, che area ricreativa, quindi giochi per bambini, barbecue, tavolini e relax per le giornate, le scampagnate in famiglia e in amicizia. Bella, la zona è davvero davvero bella. Vabbè, adesso torno da Mauretto, che vediamo un po' se si sta riposando.